Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ma iniziamo subito perché il caso di oggi è un caso davvero agghiacciante, uno di quei casi che ti spezza il cuore e che ti fa anche tanto arrabbiare. Parleremo di Chris Watts, l'uomo che sterminò tutta la sua famiglia. Credo che questo sia uno dei casi più sconvolgenti ma anche più documentati di sempre. È la classica famiglia americana della porta accanto, due coniugi con due bellissime bambine e un terzo figlio in arrivo. Una vita apparentemente perfetta, ma all'improvviso capiterà qualcosa di veramente terribile che porterà alla luce uno scenario terrificante purtroppo. Shaneen Ruzic, siamo nel 2010, è una ragazza di 26 anni di Aberdeen. Sta attraversando un periodo complicato perché è reduce da un divorzio difficile, con alle spalle una relazione tossica. Sta cercando di riprendere in mano la sua vita, ma in seguito ad alcuni malesseri fisici e dopo alcuni esami le viene diagnosticata una malattia autoimmune chiamata lupus. Una malattia cronica che le porta a diversi malesseri fisici. I medici le comunicheranno che non potrà avere figli a causa proprio di questa malattia e questa cosa la renderà davvero molto infelice perché il suo sogno era quello di creare una famiglia. Ma per Shaneen ad un certo punto le cose sembrano cambiare positivamente perché conosce prima su Facebook e poi personalmente un ragazzo di nome Chris Watts, anche lui della Carolina del Nord ma di Spring Lake. I due si innamorano subito e cominciano una relazione che prosegue per circa 2 anni in modo sereno e felice per culminare poi in un matrimonio il 3 novembre del 2012. Caratterialmente sono due persone molto diverse perché Chris è un ragazzo molto tranquillo, stesso carattere del padre Ronnie che lo descrive come un ragazzo di cui non si era mai lamentato nessuno, anche da piccolo, da ragazzino, un ragazzo molto educato, riservato, sempre gentile. Shaneen invece è una ragazza più socievole, più solare, più estroversa. Lei stessa si definisce nel rapporto a due più dominante e queste caratteristiche li portano a trovarsi comunque, a completarsi. Shaneen, che su Facebook raccoglie molti momenti delle sue giornate familiari, dichiarerà poi che Chris è stato veramente l'uomo che le ha cambiato la vita, quello che l'ha accettata per quello che era, che l'ha aiutata in diverse situazioni, che l'ha sostenuta. E quindi molto felice di questa relazione, di aver trovato un uomo così stupendo, dichiara che alla fine per tutti ci può essere una speranza. Shaneen e Chris durante un viaggio nell'Ovest si innamorano del paesaggio e dell'atmosfera di Frederick in Colorado, tanto che si trasferiranno lì, acquisteranno una casa bellissima, molto grande, perfetta per loro e per i loro futuri figli. Sì, perché Shaneen, nonostante le previsioni mediche, lei ci spera tanto a diventare mamma. Per loro due tutto sembra procedere davvero alla grande, tanto che poco dopo diventano genitori per la prima volta della loro primogenita Bella, una bambina davvero bellissima. Chris trova anche lavoro come impiegato specializzato all'Anadarko Petroleum e nel 2015 nasce anche la secondogenita di nome Celeste, detta Sisi. Insomma, sono davvero al settimo cielo perché tutto procede veramente benissimo. Tanto che Shaneen si sente benedetta per aver incontrato quest'uomo che le ha cambiato e stravolto la vita in meglio e soprattutto si sente miracolata per aver avuto queste due bellissime bambine sotto veramente ogni cattiva previsione medica.
Anche Shannon trova lavoro come venditrice online di prodotti ed integratori dimagranti per l'azienda Level. Si dimostra in questo settore molto capace, tanto da avere numerosi follower su Facebook che la seguono. Shannon è solita condividere anche non solo argomenti di lavoro su questa pagina Facebook, ma anche momenti di vita quotidiana che riprendono lei, Chris, le sue 2 bambine. Viene fuori il ritratto di una famiglia veramente felice, quasi perfetta. Pensate che per la festa del papà, Shannon nel 2018 scriverà su Facebook un post per Chris veramente bellissimo. Lo ringrazierà per essere un marito così dolce, affettuoso, premuroso, per viziarle e coccolarle così tanto, per sopportare anche queste 3 donne, no? E si sente veramente incredibilmente felice grazie a Chris, tanto che sempre nel 2018 Shannon scopre di essere incinta del suo 3° figlio. Questa gravidanza riserverà a loro una piacevole sorpresa, perché si tratterà questa volta di un maschietto che loro desideravano tantissimo e decideranno di chiamarlo Nico Lee Watts. L'11 giugno Shannon pubblica un video dove si può vedere proprio quando Chris scopre la notizia. E lei porta su una maglietta con scritto "Ops, l'abbiamo rifatto un'altra volta", una cosa del genere. Subito dal video si può notare che Chris è preso in contropiede, ma sembra felice di questa notizia, tant'è che le sue parole sono: alla fine se una cosa la vuoi, la ottieni per davvero. Insomma, da quello che si può vedere, appunto, come dicevo all'inizio, un caso molto documentato, perché Shannon aveva documentato tutto della sua vita personale, privata, quasi tutto. Comunque si poteva vedere che era una famiglia felice, una famiglia veramente esemplare. Ma alla luce di quanto sappiamo sia successo, a me, non so, probabilmente anche a qualcun altro, è venuto da chiedere se non fosse stato proprio in quel momento della notizia del 3° figlio in cui Chris comincia a sentirsi davvero schiacciato. Ma c'è un rovescio della medaglia in questa famiglia, soprattutto per quanto riguarda Chris. Perché Chris, l'uomo così apparentemente perfetto, sta nascondendo un segreto. Perché lui ha cominciato a frequentare una sua collega assunta da poco, Nicole Kessinger, la donna per la quale lui perderà completamente la testa. Questa donna diventerà la sua amante, approfitterà dei momenti di assenza di Shannon e delle bambine per poter portare avanti questa relazione, dicendo a questa donna, Nicole Kessinger, che lui ormai era separato dalla moglie, che stava addirittura completando le pratiche per il divorzio. Nell'estate del 2018 Shannon e le bambine decidono di partire per un viaggio verso la Carolina del Nord per andare a trovare i genitori di Shannon e il fratello. È in questo periodo che Chris e Shannon cominceranno a litigare, per il fatto che Chris non si faccia mai sentire al telefono, nemmeno con le bambine, e che non risponda alle chiamate e ai messaggi di Shannon. Passeranno qui circa 6 settimane ed è in questo periodo Shannon comincia a capire che in Chris c'è qualcosa che non va. Al di là di quello che aveva documentato su Facebook, c'era qualcosa che in realtà già cominciava a non andare bene, perché lei trova Chris davvero tanto cambiato e comincia a pensare che lui possa avere un'altra donna. Durante questo periodo di vacanza Shannon e le bambine fanno visita anche ai genitori di Chris e qui succederà davvero un po' un casino, perché
La mamma di Chris darà, sì, sì, un gelato con degli ingredienti a cui la bambina era fortemente allergica e questa cosa farà scattare la rabbia in Shannon, tanto che la mamma butterà fuori di casa la donna. Sempre in questo periodo festeggeranno il compleanno di Sisi e i suoceri purtroppo non si presenteranno a questa festa ed è qui che Shannon deciderà di chiudere definitivamente il rapporto con i suoceri. Questa cosa la comunicherà anche a Chris, gli comunicherà anche che appunto la bambina aveva rischiato la vita con quel gelato che la madre voleva dargli e anche Chris pare che ci rimanga male per questa situazione, dirà Shannon che cercherà di parlare con i genitori, di poter chiarire, ma comunque questa cosa, da quello che ho capito, li porterà comunque a litigare. Quando Chris raggiunge la sua famiglia per l'ultima settimana di vacanza, le cose non vanno bene perché tra di loro non ci sarà proprio rapporto fisico. Shannon confiderà tutto quello che sente alla sua amica e collega Nicole Atkinson, la persona con la quale lei ha un rapporto bellissimo perché le confida tutto, anche le cose più private. E Shannon ormai è quasi del tutto convinta che Chris abbia una relazione, perché in quel periodo non l'ha mai cercata, l'ha anche rifiutata ed era particolarmente preso solo dal suo aspetto fisico, tanto che Chris nel tempo aveva perso quasi 20 kg, ma poi era diventato proprio un fissato, ci teneva proprio a fare pesi, flessioni, ad avere un fisico perfetto, cosa che non era mai successa prima. E questa cosa anche fa scappare in Shannon un campanello d'allarme. Shannon confida anche alla sua amica che durante un appuntamento dal medico per un'ecografia del loro piccolo in arrivo, Chris non le avesse tenuto neanche una volta la mano. E la coppia aveva organizzato anche una festa per il fine settimana successivo per poter comunicare a tutti questa bellissima notizia, cioè l'arrivo di questo nuovo bambino. Ma Shannon, presa dallo sconforto a causa di tutti questi atteggiamenti così strani di Chris, decide di annullarla e confida anche alla sua amica Nicole che Chris era molto spaventato per questa gravidanza. Tornati a casa delle vacanze, Shannon si deve assentare nuovamente per un viaggio di lavoro che ha organizzato la sua azienda, sarebbe un corso di formazione in Arizona, e ci va con la sua amica Nicole. Chris rimane a casa con le bambine. Una sera decide di chiamare la babysitter perché dirà a Shannon che deve andare a vedere una partita dei Colorado Rockies e che poi dopo la partita si fermerà a cenare con degli amici. In realtà qui poi si scoprirà che è una bugia perché Chris cenerà sì all'Easy Dog, un bar-ristorante, ma ci cenerà con la sua amante. Quella sera stessa pagherà con la sua carta di credito, cosa che non aveva mai fatto quando era in compagnia di Nicole, lo confermerà lei poi più avanti e ve lo racconterò. E pagherà un conto di $62 circa, cosa che farà un po' storcere il naso a Shannon, perché dice: com'è possibile che lui solo abbia speso così tanto? E lui gli dirà: ma perché ho preso del salmone e una birra. Ma Shannon va poi su Google a cercare il menù di questo bar-ristorante e scopre che comunque i conti non tornano, perché da quello che dice Chris avrebbe dovuto spendere intorno ai 40 euro, ma gli altri soldi dove erano? E Chris gli dirà appunto che ci può essere stato un errore, che comunque poteva capitare. Questa cosa per Shannon sarà un'ulteriore conferma che Chris le sta mentendo. Questa cosa, come vi dicevo prima, verrà confermata dall'amante di Chris, Nicole Kessinger, perché rivelerà alla polizia che il fatto che Chris avesse pagato con la carta di credito per la prima volta per lei era un segnale positivo del fatto che la relazione stava procedendo bene, perché di solito non lo faceva mai.
come voler nascondere alla moglie i suoi movimenti della carta di credito. E qui arriviamo al momento in cui Chris Watts, da uomo apparentemente perfetto, si trasformerà in un vero e proprio mostro. È il 13 agosto del 2018 e Shanann rientra a casa accompagnata dalla sua amica Nicole all'1:48 circa di notte, e di lei e delle bambine da qui in avanti non si saprà più nulla. La mattina successiva Shanann e le bambine verranno segnalate come scomparse dall'amica Nicole, perché si era preoccupata dal fatto che Shanann aveva saltato un appuntamento importante di controllo per la sua gravidanza dalla ginecologa e non rispondeva né al telefono né ai messaggi, né tantomeno si era presentata in clinica, e questa cosa fa veramente preoccupare l'amica, tant'è che decide di contattare la polizia. Nicole non si presenta ad una riunione di lavoro perché è davvero molto preoccupata per l'amica, che non gli risponde appunto né al telefono né agli SMS. Decide di presentarsi a casa dei Watts. Quando non riceverà risposta neanche al campanello di casa, decide di contattare Chris, che in quel momento si trovava al lavoro a circa una cinquantina di minuti d'auto da casa. Ma stranita da questa cosa, l'amica decide di contattare anche il dipartimento di polizia di Frederick, che si presenterà subito sul posto. Gli agenti che sono arrivati sul posto decidono di effettuare un controllo in casa e si accorgono subito che non c'è nessuno, quindi decideranno di contattare Chris, che si trova al lavoro, per comunicargli appunto la scomparsa della sua famiglia. Quando Chris arriva, si può vedere dai video che ci sono online che è un Chris apparentemente tranquillo, distaccato, quasi indifferente, parla di tanto in tanto con gli agenti, risponde a delle domande, gli viene chiesto se ci sono dei problemi familiari tra di loro, lui risponde che erano un po' in crisi, che stavano per separarsi. In questo frangente, in questa fase di controllo, troveranno la fede di Shanann sul suo comodino. Troveranno anche il telefono, il cellulare, la borsa e anche una valigia ai piedi delle scale. Chris dice agli agenti che appunto secondo lui Shanann possa aver preso le bambine ed essersene andate via così di loro iniziativa, perché appunto avevano avuto questa piccola discussione al mattino prima che lui si recasse al lavoro. Ma il ritrovamento degli oggetti personali di Shanann è una cosa che non fa quadrare questa versione, perché una persona che decide di allontanarsi di sua iniziativa non lascia la borsa e il cellulare, che per lei comunque era anche molto importante per via del lavoro che faceva. Quindi questa cosa fa un po' storcere il naso agli agenti, ma il primo a rendersi conto che c'è qualcosa che non quadra in Chris è proprio il suo vicino di casa Nate. Gli agenti chiedono il permesso a Nate, il vicino, di poter visionare le registrazioni della sera prima, perché il vicino aveva installato un sistema di sorveglianza che poteva permettere a loro di capire se c'era stato la sera prima qualcosa di particolare. Quindi si spostano tutti, compreso Chris, nel soggiorno di casa di Nate. E qui si nota un Chris apparentemente tranquillo, però sembra mandare dei messaggi sul cellulare, magari su WhatsApp. Dalle registrazioni non si nota niente di strano fino a quando, poco dopo le 5 del mattino, si vede Chris che parcheggia in retromarcia il suo pick-up davanti alla soglia di casa, sembra magari per caricare qualcosa. Ed è qui che Chris, che non aveva mai guardato la registrazione, lo si nota parecchio agitato, si mette le mani sulla testa, sembra sudare in viso, ancheggia e si sposta da un piede all'altro, insomma un atteggiamento
un po' sospettoso. Quando lui va via, gli agenti chiedono di poter parlare in privato con il vicino ed è qui che Nate dice agli agenti: ma mi sembra strano questo atteggiamento di Chris. Primo, perché se fosse sparita la mia famiglia io sarei fuori di testa, invece lui fa tutto tranne che questo, perché manda messaggi sul cellulare, sembra molto nervoso durante quelle visualizzazioni del pick-up. E poi dice anche una cosa particolare: Chris non aveva mai messo il suo pick-up davanti casa per caricare la macchina. Questa cosa a Nate sembra davvero stranissima. Il giorno successivo, il 14 agosto, Chris si presenta in centrale per rispondere ad alcune domande degli agenti. Lui dice che non vede Shanann e le bambine da circa le 5:15 del mattino, orario in cui lui era uscito per andare a lavorare. E dice che non ha nessuna idea di dove potessero essere, che secondo lui Shanann è andata via di sua iniziativa perché quella mattina avevano discusso, avevano litigato perché lui le aveva detto che non l'amava più, che per lui il matrimonio era finito, e pare che Shanann si sia molto arrabbiata e l'abbia minacciato di non fargli vedere più le bambine. Ma il fatto che Shanann abbia lasciato in casa tutti i suoi oggetti personali fa saltare fuori un'altra ipotesi, che magari potessero essere state rapite. Però Chris dice: ma da chi potrebbe essere state rapite? Da qualcuno che loro conoscevano, perché comunque in casa non ci sono segni di effrazione, quindi qualcuno che lei ha fatto entrare. E dichiara appunto che questa cosa di non sapere dove siano e che cosa sia successo lo fa andare fuori di testa, ma dall'interrogatorio a me non sembra così fuori di testa, perché mi sembra anzi abbastanza calmo e lucido in quello che dice. Dalle indagini verranno fuori cose che Chris comunque non aveva detto. Scopriranno che i due sono stati separati per 5 settimane durante quel viaggio che Shanann aveva fatto con le bambine in Carolina del Nord. E qui, prima di partire, lei gli lascia una lettera dove gli dichiara tutto il suo amore, dove gli dice che gli mancavano le sue attenzioni, che gli mancava vederlo ridere con le bambine, che rivedere il sorriso delle bambine il suo sorriso nelle bambine per lei era una cosa bellissima. Quindi viene fuori una realtà che era diversa da quella che aveva documentato Shanann, perché qua si può evincere che c'era qualche problema tra di loro già prima che lei partisse. Scoprono anche dai tabulati telefonici diversi messaggi che Shanann aveva condiviso con la sua amica Nicole, e qui verrà fuori un po' di tutto. Nei messaggi tra Shanann e Nicole vengono fuori anche delle cose particolari, che Chris appunto non voleva questa terza gravidanza, che aveva detto a Shanann che lui non lo voleva questo figlio, che stava benissimo solo con le loro 2 figlie, con Bella e Sisi. Scoprono del malessere che aveva Shanann, dei dubbi sulla sua relazione, che potesse avere lui una relazione extraconiugale, perché non le aveva mai cercate neanche per sapere come stavano le bambine. Scoprono che appunto tra di loro, anche quando lui le ha raggiunte quell'ultima settimana, non c'era stata proprio intimità, non riuscivano a parlarsi, che Chris era preso solo dal suo aspetto fisico, che continuava a fare flessioni, pesi per scolpire il suo fisico. Nicole, la sua amica, dirà agli agenti che quella mattina, tornate dal viaggio di lavoro, aveva lasciato Shanann a casa intorno alle 2. E gli racconta che durante quel viaggio di lavoro Shanann era stata sempre di cattivo umore e che durante il fine settimana non aveva né mangiato né bevuto regolarmente, tanto che aveva fatto preoccupare le sue colleghe e avevano provato in tutti i modi a cercare di forzarla per farla mangiare e farla bere. Questo malessere, racconta Nicole, era portato dal fatto che Shanann le avesse appunto confidato che con Chris le cose purtroppo non andavano
più bene. Vengono poi fuori anche dei messaggi che aveva mandato Shannon a Chris, messaggi in cui lei appunto lamentava questa situazione, del fatto che Chris fosse diventato egoista, che pensava solo a se stesso e non agli altri, che questa relazione per lei era a senso unico. E poi da una parte questa donna cercava in tutti i modi di rimettere a posto questo matrimonio, gli diceva appunto di andarle incontro per far sì che le cose si potessero in qualche modo sistemare. Nelle ore successive Chris farà anche degli appelli tramite delle emittenti televisive per far sì che la sua famiglia ritorni a casa, che gli mancano, e quindi di fare presto ritorno a casa. Il giorno dopo, il 15 agosto, gli agenti cercano di interrogare nuovamente Chris, ma c'è qualcosa nelle sue dichiarazioni che non torna, qualcosa che di contraddittorio. Per questo motivo chiedono a Chris se vuole sottoporsi al test del poligrafo e lui accetta. Il test però fallisce ed è qui che gli agenti cercheranno nuovamente di interrogarlo, portandolo questa volta ad una confessione. Cioè gli diranno: Chris, il poligrafo è fallito, adesso è il momento che tu ci dici veramente che cosa è successo, che tu ci racconti la verità, dici cosa è accaduto a tua moglie e alle tue figlie e dove sono. Qui lui continua imperterrito a negare, dice che lui non sa nulla, che secondo lui sono andate via di sua spontanea iniziativa perché appunto avevano avuto questa discussione. Nega il fatto di avere un amante quando la gente gli chiede: ma tu hai perso così tanti chili, sei diventato un fanatico del tuo fisico. Solitamente queste cose possono capitare a chi ha una relazione extraconiugale, ma Chris assolutamente dice: no, io non ho mai tradito mia moglie, non esiste una cosa del genere. Però c'è un risvolto, un rovescio della medaglia, perché la sua amante Nicole Kessinger, vedendo appunto in televisione quello che era successo, contatta la polizia e dice appunto di essere l'amante di Chris. Nicole si presenta in centrale e verrà interrogata. Le sue dichiarazioni risulteranno attendibili. Lei dice che non sapeva nulla del fatto che Shannon fosse incinta, che questa cosa l'aveva molto turbata, perché lei appunto sapeva che loro stavano per divorziare. E quindi se Chris aveva mentito su questa cosa, su quale altra cosa avrebbe potuto mentire? Nicole racconta che loro si sono incontrati a giugno, era stata assunta da poco, e la loro relazione comincia quasi subito. Vede in Chris proprio una brava persona, comunque un uomo che sta per divorziare ma che cerca di fare del suo meglio per mantenere la sua famiglia, per stare accanto alle sue bambine. Questa cosa la convince del fatto che Chris sia proprio una brava persona. Poi comunque Chris aveva un carattere tranquillo, rispettoso, e la convince ad avviarsi in una relazione con lui, una relazione che va avanti, soprattutto quando Shannon è in viaggio con le sue bambine nella Carolina del Nord, e qui Nicole dirà che passeranno insieme quasi tutte le notti. Gli agenti chiedono di consegnare il telefono a Nicole in modo da poter verificare che quello che lei sta raccontando sia vero, e pare di sì, che sia appunto tutto veritiero quello che lei asserisce. Il fatto appunto che non sapesse di Shannon che era incinta, che Chris conduceva una regolare vita matrimoniale quando lui invece gli aveva detto che stava per divorziare. Scoprono anche che Nicole aveva fatto delle ricerche su Google sulla ricerca di alcuni abiti da sposa, quindi fa pensare che tra di loro c'erano appunto dei progetti futuri. Ma la cosa stranissima, allora ovviamente Nicole Kessinger non è mai stata indagata, è stata sempre interrogata come persona informata sui fatti. Però c'è da dire che ci sono delle cose un po' strane su questa donna. Perché?
Prima che lei si recasse in centrale, si scopre che aveva cancellato buona parte della cronologia delle chiamate e buona parte dei messaggi WhatsApp che si era scambiata con Chris, e che aveva fatto delle ricerche su Google un po' particolari, come ad esempio quanto tempo le compagnie telefoniche tengono in memoria telefonate e messaggi. Qua io mi sono posta delle domande, anche vedendo appunto i video degli interrogatori e tutto quanto. Ci sono stati dei momenti in cui lei non mi è parsa molto sincera. A un certo momento un agente gli chiede appunto se per lei il fatto che Chris avesse altri figli fosse un problema, e lei dice sì, è un problema, però dice io questa cosa a lui non gliel'ho mai detta, e la gente gli dice ma infatti era questo che volevo capire, se lei gli avesse mai detto che la sua famiglia per lei rappresentasse un problema, perché magari questo potrebbe aver fatto scattare in Chris un problema, dato che voleva stare con lei a tutti i costi, perché per questa donna lui aveva perso completamente la testa. E poi per quale motivo cancellare tutte le chiamate e tutti i messaggi e fare queste ricerche? A me sembra un po' strano. Se non hai niente da nascondere, una cosa del genere non la fai. C'è un'altra notizia che gira in rete, però la prendiamo con le pinze, perché io l'ho trovata in alcuni siti americani, però non ho avuto tanto riscontro su questa notizia. Pare che Nicole Kessinger e Chris Watts si siano sentiti la sera tra la notte della sparizione appunto di Shanann e le bambine e la mattina, e pare che avessero portato avanti una conversazione di 111 minuti. E di cosa parlavano? E qui Chris comincia a cadere pian pianino, perché gli agenti appunto gli diranno che hanno rintracciato la sua amante, e qui lui è costretto ad ammettere che effettivamente lui aveva una relazione extraconiugale. Quando gli agenti cominceranno a torchiarlo sul fatto appunto che il test del poligrafo fosse fallito, e cominciano a metterlo sotto con delle domande dicendogli Chris, dici che fine hai fatto fare alle tue bambine, dici che cosa è successo, così possiamo andarle a recuperare. Chris comincia a cedere e chiede di poter parlare con suo padre, tanto che gli agenti dicono ma se noi portiamo qui tuo padre, tu a lui glielo diresti? E lui dice sì, però io devo farlo fuori di qui. E loro giustamente dicono noi ti porteremo tuo padre, ma starete qui, parlerai qui con tuo padre. E così faranno. Arriva il padre di Chris. È qui che con suo padre Chris elabora tutta una versione fatta ad hoc per poterne uscire pulito, perché confesserà a suo padre che ha dovuto uccidere Shanann dopo che lei aveva soffocato le sue bambine, come a fargli un dispetto del fatto che lui volesse divorziare. Questa versione verrà appunto ascoltata dagli agenti, ma confermata comunque dallo stesso Chris, e che verrà poi interrogato di nuovo per capire dove fossero i corpi di sua moglie e delle sue bambine, e lui racconterà che appunto Shanann l'aveva seppellita in una fossa di pochi metri nel sito petrolifero dove lui lavorava, e che le bambine le aveva gettate nelle 2 cisterne sempre di questo sito. È evidente alla polizia che questa versione non sia reale, nel senso che secondo loro è colpevole anche di aver ucciso le sue bambine. E difatti dopo circa 2 settimane Chris crolla definitivamente e racconta di aver ucciso anche le bambine. Racconterà tutto dall'inizio. Chris racconta che quel 13 agosto, quando Shanann quella notte ritorna dal suo viaggio di lavoro in Arizona,
Chris era a letto, Shanann lo raggiunge, comincia ad accarezzarlo e i due hanno un rapporto sessuale. Ma la mattina, quando Chris si alza un po' prima di andare a lavorare, sveglia Shanann per dirle che il loro matrimonio è finito, che lui non la ama più, e ammette anche di avere un amante, perché Shanann gli dice appunto che lei pensa che lui abbia una relazione extraconiugale e lui gli conferma questa cosa. Dalle urla si passa alle minacce, nel senso che Shanann comincia a minacciarlo sul fatto che se ne deve andare via, che vuole il divorzio, se ne deve andare via di casa, non gli farà mai più rivedere i suoi figli. E qui Chris perde completamente la testa, perché comincia a metterle le mani al collo e a strangolarla. Le bambine, svegliate da questo trambusto, si precipitano in camera da letto. Adesso non è chiaro se tutte e due o se prima arriva Bella, la più grande, e chiedono appunto che cosa fosse successo alla mamma, perché Shanann era sdraiata sul letto a faccia in giù e lui gli dice: no, non preoccupatevi, la mamma non sta bene, ma adesso la portiamo subito all'ospedale e state tranquille che starà meglio. Quindi cosa fa Chris? Avvolge Shanann in un lenzuolo, la carica nel pick-up sul pianale e mette anche le bambine sul sedile posteriore. Le bambine continuano a chiedere: ma cos'ha la mamma? Cos'ha la mamma? E Chris appunto gli dice che di non preoccuparsi, che loro stanno andando all'ospedale, di stare tranquille perché comunque la mamma starà bene. Vi ricordate appunto la registrazione del vicino di casa Nate del pick-up? Ebbene, era proprio in quel frangente che Chris fa retromarcia con il pick-up di fronte alla soglia di casa e carica Shanann avvolta nel lenzuolo in macchina. Racconterà di questo terribile viaggio fino al sito di stoccaggio e di come le bambine abbiano viaggiato in auto con il cadavere della mamma, come se sapessero che c'era qualcosa che non andava, perché chiedevano in continuazione come mai la mamma stava sul pianale, come mai la mamma stava male. Lui continuava a ripetergli che di non preoccuparsi, che stava male, ma che stavano andando all'ospedale e che poi si sarebbe ripresa. Purtroppo però Chris non si reca all'ospedale. Arrivati al sito di stoccaggio, prende Shanann, che era avvolto dal lenzuolo, e la sotterrerà in una buca lì vicino. Tornerà in macchina e qui veramente farà una cosa veramente terribile. Quello che sto per dirvi è veramente disturbante, perché un conto è leggerle le cose, sentirle quando le abbiamo sapute, siamo rimasti veramente tutti scioccati da questo caso, però un altro conto è vedere il documentario della serie Netflix proprio su questo argomento, vedere appunto tutto, vedere le bambine che parlano, che ridono, vedere questa famiglia veramente che sembrava apparentemente felice e poi scoprire tutto questo è veramente disturbante. Come possa un uomo arrivare a fare una cosa del genere veramente è inquietante, perché Chris, una volta seppellita Shanann, torna in macchina e con le copertine delle bambine, dalla quale non si separavano mai, soffoca per prima Sissy. E Sissy pare che non si sia accorta di nulla, perché sembra che dormisse. Bella invece era sveglia e vede tutto quello che ha fatto il padre. Ha visto quando ha sotterrato la mamma, ha visto soffocare la sua sorellina Sissy e gli dice: papà, ti prego, non farmi quello che hai fatto a Sissy. Ma lui lo fa, soffoca anche Bella. E questa bambina di 4 anni trova la forza di reagire. Una volta che ha ucciso le sue bambine, si disfa dei corpi
gettandole in 2 cisterne separate del petrolio, e racconterà che le ultime parole di Bella gli sono rimaste nella testa e penso che gli rimarranno per sempre, perché le ultime parole sono papà, no. Racconta appunto di quanto Bella abbia cercato di lottare senza ovviamente riuscirci. E la cosa davvero più inquietante, vabbè, oltre a tutto quello che ha fatto, è quando gli agenti scoprono che Chris, dopo aver fatto tutto quello che aveva fatto, fa una chiamata alla scuola per revocare l'iscrizione delle bambine, dicendo che non sarebbero più andate, e contatterà anche un agente immobiliare per mettere in vendita la loro casa. Quindi, se tutto questo non è stato premeditato, io non so che cosa lo sia, e tutto questo per ricominciare una nuova vita con la sua amante. Chris racconterà agli agenti di questa relazione con Nicole Kessinger come una fuga dalla sua vita familiare, perché si sentiva pressato, che Nicole voleva fare sesso tutti i giorni, che con lei non doveva aver paura di dire qualcosa di stupido, di dover essere quello che non era, che con lei si sentiva veramente se stesso. Ma non finisce qui, perché verranno fuori altre relazioni di Chris. Dall'uomo che aveva dichiarato che non aveva mai tradito sua moglie, invece viene fuori un quadro di una persona veramente l'opposto di quello di quello che era, di come si era venduto a questa donna, Shanann. Perché spunta fuori una donna e dice di aver conosciuto Chris su Tinder e di aver cominciato con lui una relazione qualche mese prima. Ma non solo, perché spunta fuori anche una relazione omosessuale di Chris, di un ragazzo, di un escort omosessuale, e questa cosa verrà confermata anche dalla mamma di questo ragazzo, che rivelerà dei dettagli particolari, dove diceva che Chris dava anche dei soldi a questo ragazzo per fare delle infiltrazioni alle labbra, quindi per dei piccoli interventi estetici. Cosa che lui ovviamente smentirà, perché lui dirà appunto che ha tradito sua moglie con Nicole, ma non confermerà gli altri tradimenti, soprattutto tradimenti omosessuali. Chris viene arrestato, in aula verrà dichiarato che appunto ha ucciso la sua famiglia per poter ricominciare da capo con la sua amante, ed ha ucciso senza il minimo rimorso. Mentre lui perdeva la sua libertà, anche Nicole Kessinger perdeva qualcosa di molto importante, perché Nicole Kessinger è stata una delle donne più odiate d'America e ha ricevuto anche diverse minacce di morte, tanto che hanno dovuto inserirla in un programma di protezione testimoni, e ha dovuto cambiare sia identità che stato. Il 19 novembre Chris Watts viene condannato a 3 ergastoli più un ergastolo per interruzione illegale di gravidanza e un altro ergastolo per manomissione illecita di cadavere, in totale 5 ergastoli, senza la possibilità di libertà condizionata. La pena di morte, nonostante fosse vigente nello Stato, non fu presa in considerazione, pare, dalla famiglia di Shannon, perché non desideravano ulteriori morti. Il 5 dicembre Chris, a causa di problemi pervenuti in carcere, quindi per la sua sicurezza, viene trasferito in un carcere di massima sicurezza a Waupun, in Wisconsin. Il 30 settembre del 2020 Netflix pubblica il documentario American Murder, la famiglia della porta accanto. Questo documentario, basato sugli omicidi della famiglia Watts, è un documentario davvero che ti rimane impresso.
ci sono filmati d'archivio, messaggi di testo, registrazioni audio, video, tutto quello che Chanel pubblicava su Facebook. Per questo vi dicevo, uno dei casi più documentati, grazie anche all'amica che ha rilasciato i messaggi che si era scambiata con Chanel. E anche tutti i filmati delle forze dell'ordine, perché non dimentichiamo che hanno fatto indagine dall'inizio, da subito, con delle body cam. Quindi sono entrati in casa e tutto quello che vediamo nel documentario è reale. Amici, siamo arrivati alla fine di questo triste e difficile caso. Io lo conoscevo già. Quando uscì fuori rimasi veramente sconvolta, perché come si può pensare che un marito apparentemente normale possa trasformarsi e fare una cosa del genere, sia alla moglie che alle sue bambine di 3-4 anni. Il documentario l'avevo visto quando è uscito su Netflix, l'ho rivisto pochi giorni fa per poter cercare di ricordare meglio alcune parti per poi riportarle nel video di oggi. È un documentario davvero straziante, ci sono delle parti davvero, soprattutto per quanto riguardano le bambine, queste parti ti spezzano il cuore. Soprattutto c'è una scena che mi è rimasta impressa, dove la bambina Bella canta una canzoncina per suo padre, dicendogli che lui è il suo eroe, che gli aveva insegnato a fare tante cose, ad allacciarsi le scarpe. Cioè lì veramente ti rendi conto che, come dicevo prima, un conto è leggerle e ascoltarle, un conto è poi vedere tutti i filmati di questa famiglia, tutto quello che Shannon ha documentato. È incredibile, perché ti fa rendere conto che in una famiglia apparentemente felice si può nascondere una persona che in realtà nasconde una natura malvagia, che nella sua testa germoglia il seme della follia. Altre cose che mi hanno lasciato veramente perplessa e anche arrabbiata, sinceramente, sono alcune e ve le dico. Una è che Chris riceveva in carcere delle lettere di apprezzamento da parte di alcune sue fan. Donne che avevano completamente perso la testa per questo mostro, perché è un mostro quello, perché non riesco a capire come si possa fare, come si possa empatizzare con un mostro del genere, uno che stermina tutta la sua famiglia. Ma cosa abbiamo? Cosa avete nella testa? Cioè, donne che gli scrivevano o scrivevano sui social che era stata Chanel a portarlo alla pazzia. Cioè, come a giustificare un fatto del genere? Stiamo parlando di un uomo che ha sterminato la moglie e le figlie di 3-4 anni. Per cosa? Perché aveva perso la testa per una donna e voleva ricominciare la sua vita da zero, e ha buttato la sua famiglia nella spazzatura. Cioè, ma divorzia, vai avanti, ricomincia la tua vita, ma non ammazzare la tua famiglia. Cioè, questo è sconvolgente, che delle donne, delle persone possano entrare in simpatia con un essere del genere. Questa è una cosa che mi fa davvero arrabbiare. Oltretutto, persone che hanno calunniato Chanel dopo la sua morte, tanto che il padre è dovuto arrivare ad intervenire e dire: per favore, lasciateci in pace con il nostro dolore, fateci vivere la nostra vita e voi vivete la vostra. Ma veramente, ma di cosa stiamo parlando? È terribile questa cosa, veramente terribile. Un'altra cosa che mi ha colpito, sempre una dichiarazione del padre, in cui dice che non è possibile perché Chris a un certo punto, lui nella sua dichiarazione dice che che l'aveva svegliata al mattino a Chanel e l'aveva strangolata. Ma Chris non riportava nessun segno di lotta, perché quando gli agenti, e si può vedere anche nel documentario, lo fanno spogliare, gli fanno mettere in mostra le mani, anche le braccia, lui non ha nessun segno. Quindi il padre dice: non è possibile che mia figlia non si sia difesa.
Lui l'ha uccisa nel sonno. Io sono convinta anch'io di questa cosa qui, perché una donna come Shanann non può, ma qualsiasi persona, non puoi non reagire, lui non può avere neanche un graffio addosso. A questa cosa io credo. E come credo anche, ma questo è solo un parere mio, da ignorante, una mia sensazione, che comunque la sua amante in qualcosa c'entri, perché non che che sia anche lei colpevole, che abbia avuto un ruolo negli omicidi, no, questo no, però mi risulta strano che una persona prima di presentarsi a fare un interrogatorio cancelli tutta la cronologia delle chiamate e tutta la cronologia di WhatsApp. E com'è possibile che questi messaggi e telefonate non si siano potuti rintracciare? Questa è una domanda che veramente mi gira in testa. Io per tutta la durata di questo documentario nella mia testa non ha fatto altro che ronzarmi una parola. Ma perché? Amici, vi ricordo che lo scopo dei miei video è solo quella di condividere con voi una mia passione, quindi di poterci anche confrontare su questi casi e soprattutto portare un po' di consapevolezza, ma soprattutto di ricordare le vittime. Amici, siamo davvero arrivati alla fine di questo video. Adesso vi aspetto nei commenti perché sono curiosa di sapere anche voi che cosa pensate di questo caso. Io vi ringrazio, se siete arrivati fino alla fine di questo video vi ringrazio ancora di più. In sottofondo c'è, non so se lo sentite, ma c'è la mia mascotte, c'è il mio cagnolino che è impaziente di scendere. E niente amici, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi video. Io vi mando un bacio grande e mi raccomando